Riassunti di Mr. Wrong che coprono tutta la puntata turca numero 10. Osgur, arrabbiato e deluso per aver visto Ezgi insieme a Serdar, le dice che tra loro è tutto finito e lei se ne va incredula e disperata. Ezgi, dopo aver vagato senza meta, si reca al Belvedere, il loro posto speciale dove si erano baciati la prima volta. Qui, in lacrime, ripensa sia ai momenti belli che alle terribili parole che lui le ha detto. Poi, quando sta andando via, raccoglie da terra un biglietto contenente romantiche parole d'amore che Osgur le aveva scritto quando aveva preparato la sorpresa per il suo compleanno. Osgur poi l'aveva buttato a terra quando era tornato lì per annullare tutto. Nel frattempo Osgur alla gabbia è cupo e pensieroso, gli si avvicina Ozan che gli chiede della sorpresa. Lui a fatica risponde di non chiedergli nulla e che la sua storia con Ezgi è finita. Più tardi, quando Ezgi torna a casa, con grande tristezza prepara una valigia, mentre Osgur, anche lui rientrato a casa, incontra la mamma e la zia, che gli esprimono la loro felicità perché hanno sentito che Ezgi ha lasciato il lavoro. Gli dicono che finalmente lui ha scoperto che lei giocava sia con lui che con il dottore. Osgur non risponde e se ne va augurando loro la buonanotte. Il mattino seguente, la madre di Osgur, dopo essersi preoccupata per la sua vita frenetica, gli annuncia che tornerà a casa con la zia. Osgur, dopo aver saputo dal suo avvocato che la licenza è ancora bloccata, va a trovare Tolga, che quando lo vede lo accoglie festosamente e lo chiama cugino. Osgur, in modo diretto e deciso, gli chiede perché continua a giocare con lui e perché gli ha fatto annullare la licenza. Lui, invece di rispondere, gioca e scherza. Allora Osgur gli dice che non sono più bambini e gli chiede perché sia tornato dall'America. Lui, ridendo, gli dice che gli è mancato e cerca di abbracciarlo. Osgur, arrabbiato, gli chiede perché interferisca con la sua licenza e cosa deve fare perché la smetta. Tolga improvvisamente cambia umore e lo minaccia con una mazza. Osgur gliela strappa dalle mani e gli rompe qualche oggetto, mentre Tolga lo prega di smettere. Osgur allora smette e gli dice che quello è solo un avvertimento, di non fargli perdere la pazienza e di non farsi più vedere. Tornato alla gabbia, Ghisem gli chiede di Ezgi e lui le dice che non lavora più con loro. Poi parla con Ozan e gli racconta dell'incontro con Tolga. Aggiunge di aver saldato il conto con la ditta creditrice grazie ad un prestito, ma dopo le perplessità di Ozan gli rivela di aver dovuto mettere un'ipoteca sulla gabbia. Ozan è molto preoccupato per il loro futuro, allora Osgur precisa che non c'era altra soluzione per ottenere i soldi. Osgur nei giorni seguenti è molto triste e cerca di riprendere la vita che faceva prima di incontrare Ezgi e distrarsi tra lavoro e sport. Anche Ezgi, che è tornata a casa, è triste e cerca di distrarsi tra passeggiate e lavoro nel ristorante dei genitori, ma entrambi si pensano continuamente. Osgur incontra il direttore della sua banca che gli dice che i problemi con la licenza che ritardano l'apertura del nuovo locale creano parecchi intoppi sulla concessione dei prestiti. Osgur lo assicura che aprirà al più presto il locale. Più tardi arrivano Jansu e Levan per parlargli e gli dicono che Ezgi non sapeva niente della festa e che ha restituito a Serdar la collana che lui le aveva regalato. Aggiunge che Ezgi è tornata a Bursa e non risponde al telefono. Osgur, dopo aver detto che lui l'aveva accusata e mandata via, se ne va per recarsi da Ezgi. Osgur, quando arriva a Bursa al ristorante di Ezgi, la trova che sta parlando con Serdar. I due iniziano subito a litigare e stanno arrivando alle mani, e mentre Ezgi cerca di separarli, arriva il patrigno che li caccia fuori dal ristorante nonostante le loro proteste. Serdar riparte subito, mentre Osgur chiede a Ezgi di parlare, ma lei si rifiuta. Osgur allora le dice che rimarrà lì in attesa che lei gli parli. Poi, lamentandosi che lei è testarda, prende dal portabagagli una sedia e si accampa fuori dal locale. Nevim si lamenta con Ezgi della situazione e allora lei gli dice che lo manderà via.
Quando Esghi arriva da Osgur, questo le dice di aver commesso un errore e le chiede scusa. Poi le rivela di averla vista con Serdar alla festa di compleanno e di essere andato fuori di testa. Lei gli chiede come abbia potuto pensare che mentisse e giocasse con lui e che lei sia così superficiale. Lui le dà ragione dicendole che non era capace di pensare lucidamente. Esghi si arrabbia perché non gli ha detto di averla vista e perché l'ha cacciata dalla sua vita senza pensare alla sofferenza che le avrebbe causato, ma pensando solo alla sua rabbia. Poi, dopo avergli detto che non si fida di lei e che non esiste amore senza fiducia, lo manda via, nonostante lui le chieda ancora perdono. Esghi è molto triste e si sfoga con Umil, dicendogli che ha incontrato solo uomini che l'hanno ferita e che è ora di cambiare se stessa perché il suo desiderio di sposarsi e avere bambini la porta a commettere errori. Tornato alla gabbia, Osgur parla con Jansu e Levan che lo stanno aspettando con Denise e Osan e racconta di non essere riuscito a risolvere i problemi con Esghi e che tra loro è tutto finito. È sera e Osgur è tentato di telefonare ad Esghi ma si ferma, dicendosi che deve usare la ragione. Da parte sua Esghi aspetta una telefonata di Osgur anche se si dice che lui non la chiamerà mai. Nel frattempo Osgur, per impedirsi di chiamarla, butta il telefono dentro la piscina. Il mattino seguente, quando arriva alla gabbia, Gizem gli chiede di poter ricoprire il posto che era di Esghi, ma Osgur rifiuta dicendole che è molto contento del lavoro che sta svolgendo al locale. Poi Osgur riceve una telefonata dal suo avvocato che gli dice di non essere riuscito a risolvere il problema della licenza e che chi l'ha fatta bloccare si è servito di conoscenze molto potenti. Osgur allora va da Tolga e non trovandolo gli telefona e lo accusa nuovamente. Lui gli risponde che non c'entra nulla ma che ha amici che lo possono aiutare. Osgur gli dà 2 giorni di tempo per risolvere il problema. Tornato al locale, Osan gli chiede di uscire quella sera per andare a divertirsi. Osgur dapprima rifiuta perché lì alla gabbia si svolgerà una festa, ma poi alla fine, dopo varie insistenze, si lascia convincere. Nel frattempo Jansu e Denise si trovano in macchina con Esghi e le dicono che la porteranno in un bel locale per divertirsi. Anche Osan è in macchina con Osgur che si lamenta di aver lasciato la festa alla gabbia e di non sapere dove stanno andando. Osan lo rassicura che la destinazione gli piacerà molto. Esghi con le amiche arriva al belvedere e nota subito un tavolo apparecchiato per 2 in una cornice romantica. In quel momento arrivano anche Osan e Osgur. I 2 ragazzi si guardano sorpresi ma felici. Lei gli chiede se ha preparato lui la sorpresa e lui le risponde di averlo fatto per il suo compleanno. Allora lei gli dice di essere andata lì quel giorno ma di non aver trovato nulla. Poi prende dalla borsetta il biglietto che aveva raccolto da terra quella sera e gli chiede se lo avesse scritto lui. Osgur, citando ciò che aveva scritto nel biglietto, le dice che tra l'altro lei è la cosa più bella che gli sia capitata nella vita. Poi si abbracciano felici mentre gli amici li guardano soddisfatti. Con questa scena romantica si chiude la puntata numero 10 di Mr. Wrong.